Attenzione, perché le domande che vedrete in questo episodio sono tra quelle che mettono più in difficoltà molti candidati all'esame di teoria. Benvenuti al primo episodio di Quiz Patente B Difficili. Oggi affronteremo 3 domande particolarmente insidiose, con risposta corretta e spiegazione chiara, per aiutarvi a capire meglio i tranelli più comuni e prepararvi in modo più efficace. Restate fino alla fine e mettetevi davvero alla prova. Cominciamo. Il segnale raffigurato obbliga a rallentare per essere pronti a fermarsi in caso di segnalazione da parte degli agenti. Falso. Il segnale raffigurato è il segnale mobile, Alt Polizia, e indica la presenza di un posto di blocco istituito dagli organi di polizia. Non richiede soltanto di rallentare per essere pronti a fermarsi, prescrive l'obbligo di arrestarsi in prossimità del posto di blocco. La difficoltà sta nell'espressione in caso di segnalazione da parte degli agenti, perché fa pensare che l'arresto sia obbligatorio solo se l'agente lo ordina con un gesto o con la paletta. In realtà, il segnale stesso impone l'arresto, anche senza una specifica segnalazione manuale. Il conducente deve quindi moderare la velocità in modo sicuro, avvicinarsi con prudenza e fermarsi nel punto indicato. Questo segnale viene collocato a distanza opportuna dal blocco stradale, e viene ripetuto all'altezza del punto di arresto. Non indica un confine di Stato, una dogana, una stazione autostradale, né l'obbligo di dare precedenza ai mezzi della polizia. In presenza del segnale raffigurato si deve usare prudenza nella strettoia, perché la circolazione si svolge a doppio senso. Falso. Il segnale raffigurato ha il diritto di precedenza nei sensi unici alternati. Si trova su una strada normalmente a doppio senso quando, per una strettoia, lavori, frana o altro ostacolo, 2 veicoli provenienti da direzioni opposte non possono passare contemporaneamente. Il conducente che incontra questo segnale ha la precedenza sui veicoli provenienti dal senso opposto, ma deve comunque moderare la velocità e attraversare la strettoia solo dopo essersi assicurato che gli altri veicoli siano disposti a dare precedenza. Il punto ingannevole è la parte finale della frase: nella strettoia la circolazione non si svolge a doppio senso normale, ma diventa temporaneamente a senso unico alternato. Quindi è corretto usare prudenza, ma non perché nella strettoia si circoli a doppio senso. Il segnale non va confuso con dare precedenza nei sensi unici alternati, che invece obbliga chi lo incontra a dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto. Se sono presenti anche semaforo o agente, occorre rispettare le indicazioni luminose e soprattutto quelle dell'agente, che possono modificare il comportamento da tenere. La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui dobbiamo arrestarci ad un incrocio se non è regolato. Falso. La striscia raffigurata è una striscia trasversale continua, chiamata anche linea di arresto. Indica il punto preciso in cui il conducente deve arrestarsi quando è presente una segnalazione che impone l'arresto, come un semaforo rosso, un vigile in posizione di halt, oppure il segnale di fermarsi e dare precedenza. Può anche essere completata dalla scritta stop dipinta sulla pavimentazione stradale. Il punto importante è l'espressione se non è regolato. La linea non indica che bisogna fermarsi semplicemente perché ci si trova davanti a un incrocio non regolato. In un incrocio non regolato valgono le normali regole di precedenza, ma non esiste l'obbligo automatico di fermarsi sulla striscia se manca una segnalazione di arresto. Questa striscia non va confusa con i triangoli bianchi sulla pavimentazione, che sono collegati al segnale di dare precedenza. Quindi il conducente deve fermarsi davanti alla linea solo quando una specifica prescrizione lo impone, non in ogni incrocio privo di regolazione. La prova finisce qui, ma il vostro allenamento non deve fermarsi adesso. Se volete superare più facilmente l'esame di teoria, ricordate che la vera differenza la fa lo studio di ogni giorno. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi di Quiz Patente B Difficili e continuare ad allenarvi con domande sempre più insidiose. Scrivete nei commenti il vostro risultato su 3. Alla prossima!